Ciao a tutti, dopo l'esperienza del ventilatore a 5 pale ho deciso di fare un altro tutorial su un ventilatore a 3 pale, che può essere installato in un ambiente più piccolo come ad esempio una camera da letto. In questo video vedremo un tipo di installazione che mantiene le funzionalità preesistenti dell'impianto elettrico. In altre parole vedremo come assemblare e modificare il cablaggio del lampadario, come modificare l'impianto e come installarlo in maniera corretta. Iniziamo subito con le modifiche al lampadario. Questo è il controllo remoto del ventilatore. Con la guaina termorestringente isoliamo il cavo azzurro con la scritta Light Blue che serviva per comandare la lampada con il telecomando. Assembliamo il ventilatore iniziando con la calotta. Proseguiamo con l'asta di supporto. Per ridurre il numero di operazioni da fare sulla scala vicino al soffitto, iniziamo a connettere i cavi del controllo remoto del ventilatore su due morsettiere. In questo modo dovremo connettere solo i cavi che vengono dal centro luce. Inoltre prepariamo i cavi per connettere la plafoniera con il portalampada. Montiamo le pale. Innanzitutto abbassiamo l'interruttore generale, in questo caso contrassegnato come luci illuminazione. Smontiamo la placca dove dovrebbero passare i cavi che vanno al lampadario. Smontiamo il coprifilo del lampadario. Per intercettare i cavi del lampadario è sufficiente provare a sfilarli lentamente dal centro luce e si dovrebbero vedere degli analoghi movimenti nelle scatole portafrutti o in quelle di derivazione e viceversa. Smontiamo il coperchio della scatola di derivazione. Colleghiamo una sonda al cavo di protezione giallo-verde e la facciamo passare nella canalizzazione sfilando il cavo giallo-verde. Quando la sonda arriva alla cassetta di derivazione passando per la scatola portafrutti, con del nastro isolante fissiamo sulla sonda un nuovo cavo marrone da 1,5 mm quadri, assieme al cavo giallo-verde. A questo punto reinseriamo i trabicavi nella canalizzazione, quello di protezione giallo-verde e quello marron che alimenterà il motore e il controllo remoto del ventilatore. Tranciamo il cavo marrone appena inserito e lo connettiamo con la fase della linea principale delle luci.
reinseriamo il morsetto e mettiamo le fascette. Cabliamo i cavi e chiudiamo il coperchio della scatola di derivazione. Anche nella scatola portafrutti tranciamo il cavo marrone da 1,5 mm quadri che alimenterà il motore e il controllor remoto del ventilatore. Il cavo marrone lo connettiamo ad un interruttore per spegnere fisicamente sia il motore che il controllor remoto quando non serve, in modo da avere anche un piccolo risparmio energetico. L'interruttore giallo in realtà è un deviatore, ma in questo caso è utilizzato con la funzione da interruttore. Prima di rimontare la placca degli interruttori fissiamo il supporto del telecomando. Con un metro e una matita segniamo il centro della placca e con la livella tracciamo l'asse dove verranno inseriti i tasselli per il supporto del telecomando. Facciamo i fori ed inseriamo i tasselli. Con l'aiuto di una livella fissiamo il supporto del telecomando e successivamente la scatola portafrutti. Mettiamo le pile nel telecomando ed abbiamo concluso le modifiche all'impianto. Poggiamo la staffa sul soffitto e con una matita tracciamo i punti nei quali dovremo inserire i tasselli. Con il trapano pratichiamo dei fori prima con punte di piccola dimensione e poi con punte più grosse. Installiamo la staffa utilizzando i tasselli ad ancora specifici per il soffitto che sopportano circa 15 kg ciascuno.
appendiamo il ventilatore. Connettiamo tutti i cavi preparati precedentemente. Cabliamo tutti i cavi per farli entrare all'interno della calotta assieme al controller remoto. Solleviamo la calotta vicino al soffitto e con una leggera rotazione la fissiamo sul supporto. Stringiamo le viti e per impedire la rotazione inseriamo delle altre viti. Montiamo la plafoniera. Colleghiamo i fili del portalampada rispettando le posizioni di fase neutro. Mettiamo la lampadina e facciamo subito un test. Questo ventilatore ha persino la possibilità di programmare lo spegnimento da 1 a 5 ore, funzione molto utile nelle calde notti d'estate. Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi sul canale e fate clic sulla campanella. Arrivederci al prossimo video.